Ciao a tutti e benvenuti a Italian Pod, il podcast che ti accompagna nel tuo percorso di apprendimento della lingua italiana con naturalezza, emozione e autenticità. Sono Giovanni e come sempre sono qui insieme ad Alessia. Ciao cari ascoltatori, che gioia sentire la vostra presenza ogni settimana da ogni parte del mondo. Grazie davvero per il vostro affetto, per i messaggi che riceviamo, per i commenti sotto ai video, per ogni like, ogni condivisione. Ogni gesto conta e noi lo sentiamo davvero. Oggi siamo qui per una lezione che va oltre le parole, una lezione che parla al cuore. Il livello di questo episodio è pensato per chi ha una base solida di italiano, magari dopo qualche mese di studio, diciamo un principiante avanzato o un intermedio. Ma non preoccupatevi se siete all'inizio, vi guideremo passo dopo passo. Il tema di oggi? I sogni, le aspirazioni, gli obiettivi. Parleremo di ciò che desideriamo diventare, fare, vivere. Perché imparare una lingua non è solo memorizzare verbi o vocaboli, è anche raccontare chi siamo, cosa vogliamo, dove vogliamo arrivare. E allora, perché non usare l'italiano proprio per esprimere le cose più importanti, quelle che ci muovono dentro? I sogni danno senso allo studio. Quando hai un obiettivo personale, ogni parola nuova ti avvicina a qualcosa di reale. Esatto. E oggi vi accompagneremo in 2 dialoghi realistici. Uno semplice, adatto a chi sta muovendo i primi passi, e uno un po' più complesso, per chi vuole spingersi oltre. Sentirete persone comuni parlare dei loro progetti e delle loro passioni, con emozione vera. Prima però, diamo un'occhiata al vocabolario essenziale che vi servirà per capire bene i dialoghi. Niente liste noiose, niente ripetizioni meccaniche, solo parole utili, autentiche, legate alla vita quotidiana. E poi, come sempre, vi daremo frasi chiave da usare subito, modi naturali di esprimersi come fanno i madrelingua, e un momento speciale di shadowing per allenare la pronuncia e il ritmo dell'italiano. Ma ora, prima di tutto, da dove state ascoltando? Scrivetecelo nei commenti, città, paese, angolo del mondo. Vorremmo immaginare dove siete mentre ascoltate queste parole. Forse in metropolitana, forse a casa con una tazza di caffè, forse in giardino col sole che sorge. Raccontateci qualcosa di voi, perché questa lezione non è solo su come parlare italiano, è su come iniziare a vivere in italiano, a sognare in italiano. Pronti? Cominciamo. Ecco a voi il vocabolario che vi servirà per comprendere i dialoghi di oggi. Non si tratta di parole difficili, ma di termini importanti, carichi di significato. Ascoltateli con attenzione, ripeteteli piano, provate a sentire cosa rappresentano per voi. La prima parola è sogno. Sì, proprio come pensate, non solo ciò che vediamo mentre dormiamo, ma anche un desiderio profondo, qualcosa a cui aspiriamo. Vorrei realizzare un sogno. È una parola potente. Poi abbiamo obiettivo, qualcosa che vogliamo raggiungere, un traguardo. Può essere piccolo o grande. Il mio obiettivo quest'anno è imparare l'italiano bene. Passione. Questa parola accende gli occhi. È ciò che ci fa battere il cuore più forte, ciò che ci motiva senza bisogno di forzarci. La mia passione è la musica. Oppure, insegnare è la mia passione. Cambiamento. Cambiare vita, cambiare città, cambiare prospettiva. Il cambiamento spaventa, ma può anche liberare. Voglio un cambiamento nella mia vita. Sentite quanto peso ha questa parola? Coraggio. Per inseguire un sogno serve coraggio. Non significa non avere paura, ma andare avanti lo stesso. Ho avuto il coraggio di lasciare il mio lavoro per studiare recitazione. Futuro. Non è solo una forma del verbo, è uno spazio aperto, pieno di possibilità. Qual è il tuo futuro ideale? Una domanda semplice ma profonda. Progetto. Un piano, un'idea precisa su come fare qualcosa. Ho un progetto. Aprire un piccolo ristorante in Toscana. Non è solo un sogno, è un sogno con un percorso. Migliorare.
Non dobbiamo essere perfetti subito. Basta voler migliorare ogni giorno. Voglio migliorare il mio italiano ascoltando questo podcast ogni settimana. Sfida. Un ostacolo, sì, ma anche un'opportunità per crescere. Imparare una lingua è una sfida, ma ne vale la pena. E infine, fiducia. Fiducia in se stessi, nei propri tempi, nel cammino. Devo avere più fiducia nelle mie capacità. Senza fiducia, i sogni restano fermi. Ripetete con me sogno, obiettivo, passione, cambiamento, coraggio, futuro, progetto, migliorare, sfida, fiducia. Ora sapete queste parole, ma non sono solo vocaboli da imparare. Sono strumenti, chiavi per aprire porte dentro di voi e nella lingua italiana. E ora preparatevi, sentirete 2 dialoghi. Il primo è semplice, chiaro, adatto a chi sta costruendo le basi. Il secondo è più naturale, veloce, con espressioni quotidiane. Ascoltate con calma. Non preoccupatevi se non capite tutto al primo ascolto. L'importante è sentire il ritmo, le emozioni, le parole che riconoscete. Ecco il primo dialogo, adatto a chi è al livello principiante. I personaggi si chiamano Alessandro e Aurora. Si incontrano in un bar dopo tanto tempo. Ascoltate con attenzione. Ciao Aurora, che piacere vederti. Ciao Alessandro. Sì, è vero, non ci vediamo da molto tempo. Come stai? Sto bene, grazie. E tu? Bene, bene. Allora, cosa fai nella vita ora? Lavoro in una libreria, ma in realtà vorrei cambiare. Ah sì? E cosa ti piacerebbe fare? Ho un sogno, aprire una piccola caffetteria con libri. Sai, un posto tranquillo dove leggere e bere un buon caffè. Che bella idea! È un sogno meraviglioso. Grazie, so che non è facile, ma ci penso ogni giorno. Hai già un progetto? Non ancora, ma sto risparmiando e cerco informazioni. È importante avere un obiettivo. Ti auguro di realizzare il tuo sogno. Grazie mille. E tu? Quali sono i tuoi obiettivi? Io vorrei imparare l'italiano meglio e vivere in Italia per un anno. Che bello! Ce la farai, ne sono sicura. Ora passiamo al secondo dialogo, più avanzato. I personaggi sono Matteo e Ginevra, 2 amici che si parlano al telefono. Il tono è più naturale, con espressioni comuni tra madrelingua. Pronto? Ginevra? Sì, ciao Matteo. Che bello sentirti. Come va? Tutto bene, grazie. Scusa se non ho richiamato prima, ma sono stato un po' sommerso col lavoro. Tranquillo, capisco. Sai, volevo parlarti un po' del mio futuro. Ah sì? Dimmi pure, sono tutto orecchie. Ultimamente ci penso sempre di più. Voglio lasciare Milano. Sul serio? E dove andresti? Vorrei trasferirmi in campagna, magari in Umbria. Voglio vivere più lentamente, coltivare un orto, magari aprire un agriturismo. Wow, che cambiamento radicale! Ma è quello che desideri davvero? Sì, lo sento dentro. Negli ultimi anni ho capito che la città non fa per me. Ho bisogno di pace, di natura. È una specie di ritorno alle origini. È coraggioso da parte tua. Non tutti hanno il coraggio di cambiare vita così. Lo so, ho paura, certo. Ma ho più paura di guardarmi allo specchio tra 10 anni e pentirmi di non aver provato. Che bella frase. Pentirmi di non aver provato. Mi è rimasta dentro. Esatto. Poi, sai, ho anche un altro sogno. Insegnare yoga all'aperto. Immagina una terrazza tra gli ulivi, la luce del mattino. Sembra un film. Un bel film. Forse non sarà facile, ma è il mio progetto. Ci sto lavorando, piano, senza fretta. Secondo me ce la farai. Quando si ha una vera passione, le cose alla fine si sistemano. Grazie, Matteo. Parlare con te mi dà sempre più fiducia in me stessa. Figurati. E ricordati, ogni grande viaggio comincia con un piccolo passo. Ora che avete ascoltato i 2 dialoghi, è il momento di fermarci sulle frasi più importanti. Queste sono le espressioni che potete usare subito nel vostro italiano quotidiano. Le chiamiamo spunti linguistici, piccole perle da portare con voi. Partiamo dal primo dialogo.
Una frase chiave è: ho un sogno. Aprire una piccola caffetteria con libri. Notate la struttura semplice ma efficace. Ho un sogno, seguito da un verbo all'infinitivo. Potete sostituire il sogno con qualsiasi cosa. Ho un sogno, viaggiare in bicicletta attraverso l'Italia. Oppure, ho un sogno, diventare scrittore. Un'altra frase utile. Sto risparmiando e cerco informazioni. È al presente progressivo, perfetto per parlare di azioni che state facendo proprio ora, passo dopo passo. Potete dire: sto imparando l'italiano ogni giorno, oppure sto cercando un corso di cucina. E non dimentichiamo: ti auguro di realizzare il tuo sogno. Una frase dolce, sincera, che mostra vicinanza. Potete usarla con un amico, un familiare o anche scrivendola in un messaggio. Variante: ti auguro tanta fortuna nel tuo progetto. Passiamo ora al secondo dialogo, dove il linguaggio è più naturale. Una frase molto espressiva è: sono tutto orecchie. Non significa che non ha occhi, è un modo figurato per dire: sto ascoltando con attenzione, dimmi tutto. È informale, caldo, autentico. Perfetta tra amici. Altra perla: lo sento dentro, usata quando qualcosa è una certezza profonda, non logica ma emotiva. Non è una decisione della testa, ma del cuore. Potete dire: so che devo cambiare lavoro, lo sento dentro. Attenzione a questa. Ho più paura di guardarmi allo specchio tra 10 anni e pentirmi di non aver provato. È lunga, sì, ma è potentissima. Mostra una riflessione matura. Il verbo pentirsi è fondamentale. Pentirsi di qualcosa significa rimpiangerla. Struttura utile. Ho più paura di X che di Y. Esempio, ho più paura di non osare che di fallire. Poi c'è: ci sto lavorando piano, senza fretta. Bellissima per chi vuole trasmettere pazienza e costanza. Non serve correre. Anche voi potete dire: sto migliorando il mio italiano piano, senza fretta. Oppure: sto lavorando al mio progetto lentamente, ma con costanza. Infine, una chiusura ispiratrice. Ogni grande viaggio comincia con un piccolo passo. È un proverbio moderno, quasi poetico. In italiano si usa spesso per incoraggiare qualcuno. Traduzione letterale fedele, quindi facile da ricordare. Vale per ogni obiettivo: studiare, cambiare vita, imparare una lingua. Ripetete con me queste frasi ad alta voce. Sì, davvero, parlate. L'italiano si impara con la bocca, non solo con gli occhi. Ho un sogno. Sto risparmiando e cerco informazioni. Ti auguro di realizzare il tuo sogno. Sono tutto orecchie. Lo sento dentro. Ho più paura di pentirmi che di sbagliare. Ci sto lavorando piano, senza fretta. Ogni grande viaggio comincia con un piccolo passo. Tenetele a mente, usatele nei vostri pensieri, nei diari in italiano, nelle conversazioni. Sono vostre ora. Ora vogliamo aiutarvi a parlare come i veri italiani, non solo corretti, ma naturali. È il momento del costruttore di fluidità, dove vi stelliamo modi di dire, intonazioni e trucchi che i madrelingua usano ogni giorno senza pensarci. Primo punto. Le contrazioni con articolo. Nel dialogo, Aurora dice: vorrei aprire una piccola caffetteria con libri. Notate che non dice con i libri, ma con libri. Perché? Perché in italiano, quando parliamo in modo generico, spesso omettiamo l'articolo. Diciamo: mi piace leggere libri, non leggere i libri. Oppure: vorrei imparare musica, non la musica. È più naturale, meno formale. Secondo trucco: l'uso del presente per parlare del futuro vicino. Matteo dice: sono stato un po' sommerso col lavoro. Usa il passato prossimo, certo, ma notate anche che quando parla del futuro spesso si usa il presente. Per esempio: domani vado al corso di cucina. Non serve sempre dire andrò. Il contesto basta. Provate voi. La settimana prossima comincio il mio nuovo progetto. Terzo segreto: le elisioni e le forme abbreviate nel parlato reale. Sentite, Ginevra dice:
Ho più paura di guardarmi allo specchio. Qui guardarmi è un pronome attaccato al verbo. Questo accade spesso con i verbi riflessivi e i pronomi oggetto. Esempi utili. Voglio farcela. C'è più la uguale farcela. Farcela. Voglio me lo auguro. Lo spero. Te l'ho detto. Forma contratta di te l'ho detto. Quarto consiglio, il tono delle domande chiuse. Quando Matteo chiede sul serio, oppure dimmi pure, non alcia la voce in fondo come in inglese. In italiano, nelle domande brevi, spesso il tono scende leggermente, soprattutto se si è sorpresi o interessati. Provate a dire sul serio con un tono basso, quasi stupito. Suona più autentico. Quinto punto. Le espressioni riempitive che danno ritmo. Ginevra dice, ultimamente ci penso sempre di più, e fa una pausa. Quel ultimamente non è necessario grammaticalmente, ma dà respiro alla frase. Altri esempi. In realtà, a dire il vero, vedi, mi sono reso conto che queste frasi non aggiungono informazioni dirette, ma rendono il parlato più morbido, più umano. Sesto trucco, il verbo volere per esprimere desideri futuri. Non serve sempre il condizionale. A volte basta voglio lasciare Milano. Dire vorrei è più educato, ma voglio trasmette determinazione. Scegliete in base all'emozione che volete dare. Infine, ascoltate bene la pausa drammatica. Quando Ginevra dice «ma ho più paura di guardarmi allo specchio tra 10 anni e pentirmi di non aver provato», fa una pausa dopo 10 anni. Questo silenzio breve dà forza alla frase. Nei discorsi reali, le pause contano quanto le parole. Un ultimo consiglio, non cercate la perfezione. I madrelingua sbagliano, ripetono, ricominciano. L'importante è comunicare con sincerità. Se avete un sogno, ditelo anche con una grammatica semplice. L'emozione vi aiuterà più della sintassi. Ripetete con me queste frasi, provando a sentire il ritmo, le pause, l'intonazione. Voglio cambiare vita. Lo sento dentro. Ci sto lavorando piano, senza fretta. Sono tutto orecchie. Dimmi tutto. Ho più paura di pentirmi che di fallire. Ora siete pronti per riascoltare i dialoghi con nuovi occhi e nuove orecchie. Ora è il momento del secondo ascolto. Vi invitiamo ad ascoltare di nuovo i 2 dialoghi con un obiettivo chiaro. Identificare le frasi chiave che abbiamo visto insieme. Concentratevi sui momenti in cui sentite espressioni come «ho un sogno», «lo sento dentro», «ci sto lavorando piano» o anche semplicemente parole come «passione», «obiettivo», «cambiamento». Non preoccupatevi se non capite ogni singola parola. L'importante è riconoscere quelle che avete appena imparato. Provate a seguire il flusso della conversazione, il tono delle voci, le pause, le emozioni. L'ascolto attivo è uno dei modi più efficaci per migliorare la comprensione. Cominciamo col primo dialogo. Alessandro e Aurora. Ciao Aurora, che piacere vederti. Ciao Alessandro. Sì, è vero, non ci vediamo da molto tempo. Come stai? Sto bene, grazie. E tu? Bene, bene. Allora, cosa fai nella vita ora? Lavoro in una libreria, ma in realtà vorrei cambiare. Ah sì? E cosa ti piacerebbe fare? Ho un sogno, aprire una piccola caffetteria con libri. Sai, un posto tranquillo dove leggere e bere un buon caffè. Che bella idea! È un sogno meraviglioso. Grazie, so che non è facile, ma ci penso ogni giorno. Hai già un progetto? Non ancora, ma sto risparmiando e cerco informazioni. È importante avere un obiettivo. Ti auguro di realizzare il tuo sogno. Grazie mille. E tu? Quali sono i tuoi obiettivi? Io vorrei imparare l'italiano meglio e vivere in Italia per un anno. Che bello! Ce la farai, ne sono sicura. E ora il secondo dialogo. Matteo e Ginevra. Pronto? Ginevra? Sì, ciao Matteo. Che bello sentirti. Come va? Tutto bene, grazie. Scusa se non ho richiamato prima, ma sono stato un po' sommerso col lavoro. Tranquillo, capisco. Sai, volevo parlarti un po' del mio futuro. Ah sì?
Dimmi pure, sono tutto orecchie. Ultimamente ci penso sempre di più. Voglio lasciare Milano. Sul serio? E dove andresti? Vorrei trasferirmi in campagna, magari in Umbria. Voglio vivere più lentamente, coltivare un orto, magari aprire un agriturismo. Wow, che cambiamento radicale! Ma è quello che desideri davvero? Sì, lo sento dentro. Negli ultimi anni ho capito che la città non fa per me. Ho bisogno di pace, di natura. È una specie di ritorno alle origini. È coraggioso da parte tua. Non tutti hanno il coraggio di cambiare vita così. Lo so, ho paura, certo. Ma ho più paura di guardarmi allo specchio tra 10 anni e pentirmi di non aver provato. Che bella frase. Pentirmi di non aver provato. Mi rimatta dentro. Esatto. Poi, sai, ho anche un altro sogno. Insegnare yoga all'aperto. Immagina una terrazza tra gli ulivi, la luce del mattino. Sembra un film. Un bel film. Forse non sarà facile, ma è il mio progetto. Ci sto lavorando, piano, senza fretta. Secondo me ce la farai. Quando si ha una vera passione, le cose alla fine si sistemano. Grazie, Matteo. Parlare con te mi dà sempre più fiducia in me stessa. Figurati. E ricordati, ogni grande viaggio comincia con un piccolo passo. E ora preparatevi a parlare. È il momento del shadowing, una tecnica potentissima per migliorare pronuncia, intonazione, ritmo e fluidità. Il segreto? Ripetere subito dopo il parlante, come un'ombra. Non aspettate la fine della frase. Iniziate a parlare mentre sentite le parole. Vi guideremo noi. Prima sentirete la frase a velocità naturale. Poi vi daremo lo stesso segmento più lentamente, con una pausa per ripetere. Non abbiate paura di sbagliare. L'importante è provare, muovere la bocca, ascoltare voi stessi. Pronti? Microfono acceso, o almeno parlate ad alta voce. Cominciamo con frasi semplici del primo dialogo. Ho un sogno. Aprire una piccola caffetteria con libri. Ho un sogno. Aprire una piccola caffetteria con libri. Sto risparmiando e cerco informazioni. Sto risparmiando e cerco informazioni. Frase 3. Velocità naturale. Ti auguro di realizzare il tuo sogno. Rallentato. Ti auguro di realizzare il tuo sogno. Frase 4. Velocità naturale. Io vorrei imparare l'italiano meglio e vivere in Italia per un anno. Rallentato. Io vorrei imparare l'italiano meglio e vivere in Italia per un anno. Frase 7. Velocità naturale. Ci sto lavorando piano, senza fretta. Rallentato. Ci sto lavorando piano, senza fretta. Frase 8. Velocità naturale. Ogni grande viaggio comincia con un piccolo passo. Rallentato. Ogni grande viaggio comincia con un piccolo passo. Ripetete tutto da capo se volete. Fate questo esercizio ogni giorno, anche solo per 5 minuti. Col tempo la vostra voce assorbirà il ritmo dell'italiano vero. E ora una sfida. Chiudete gli occhi e provate a dire una di queste frasi, ma con i vostri sogni. Invece di aprire una caffetteria, dite «Ho un sogno, diventare fotografo». Oppure «Voglio trasferirmi in Italia, lo sento dentro». Quando parlate del vostro cuore, l'italiano smette di essere solo una lingua straniera, diventa parte di voi.
Eccoci alla fine di questo episodio. Speriamo che vi abbia ispirato, emozionato e che vi abbia aiutato a fare un piccolo passo avanti nel vostro percorso con l'italiano. Ogni volta che ascoltate, parlate, ripetete, state costruendo qualcosa di importante, non solo la conoscenza della lingua, ma la vostra voce in italiano. Quella voce che un giorno racconterà i vostri sogni, le vostre storie, i vostri obiettivi. Se questo episodio vi è piaciuto, fateci sapere. Lasciate un mi piace. È un piccolo gesto per voi, ma per noi significa tantissimo. Ci aiuta a continuare a creare contenuti come questo, pensati apposta per voi. E non dimenticate di scrivere nei commenti da dove state ascoltando, qual è il vostro sogno, cosa vorreste cambiare nella vostra vita. Vogliamo leggere le vostre parole. Parlateci in italiano, anche solo con frasi semplici. Siamo qui per accompagnarvi. Condividete questo episodio con qualcuno che sta imparando l'italiano. Forse anche lui o lei ha un sogno da realizzare e insieme si impara meglio. Grazie davvero per essere stati con noi oggi, per aver dedicato tempo a questa lingua bellissima. Ricordate, non importa quanto lentamente andate, l'importante è non fermarsi mai. Il vostro sogno è valido, il vostro cammino conta e ogni parola che imparate vi avvicina di più alla persona che volete diventare. Alla prossima puntata di Italian Pod, con un nuovo tema, nuove emozioni, nuove frasi da portare con voi. Continuate a sognare, continuate a parlare, continuate a migliorare. Un abbraccio forte da entrambi. Arrivederci e buon viaggio nell'italiano. A presto!